Sapevate che la Bibbia che conosciamo oggi non è l'unica versione esistente? La Bibbia non è un libro unico, ma una collezione di libri che sono stati selezionati e compilati dalla Chiesa nel corso dei secoli. Non è stato semplice né pacifico. Ci furono tanti conflitti tra i diversi settori del cristianesimo, che avevano opinioni diverse sulla fede e dottrina. Alcuni libri furono accettati da alcuni, e rifiutato da altri, e alcuni sono stati modificati o rimossi completamente. Questo ha dato origine a ciò che rappresenta la diversità e la complessità delle fonti bibliche, e che ci invita a interrogarci, a indagare oltre ciò che ci è stato detto e insegnato. Tra i libri rimasti, al di fuori del canone biblico, ce ne sono alcuni, che sono particolarmente interessanti. Sono testi che narrano vita, morte e risurrezione di Gesù, ma da prospettive diverse, a quelle dei 4 Vangeli canonici, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Altri narrano la vita e gli insegnamenti di Gesù, ma furono esclusi, o censurati attraverso la Chiesa, come segreti nascosti. Di questi Vangeli perduti, e come possono rivoluzionare il nostro modo di vedere il cristianesimo, e il potere della mente, sono solo alcune delle domande, a cui risponderemo in questo video. Benvenuti a La Luce di Dio. Prima di cominciare, iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche. Ci sono cose che vorrei condividere con te. La Bibbia è sicuramente il testo più letto e tradotto al mondo, e contiene la parola di Dio, rivelata attraverso i profeti e gli apostoli. Invece, questi Vangeli perduti sono chiamati Vangeli gnostici, e appartengono a un flusso spirituale e filosofico che sottolinea conoscenza interiore e unione con Dio. Gli gnostici credevano che Gesù fosse un insegnante, che aveva rivelato loro la verità nascosta sul mondo e su se stessi, e che aveva insegnato loro percorsi per liberarsi dalla materia. E, senza dubbio, Gesù è stato il maestro per eccellenza. Altri Vangeli perduti sono chiamati apocrifi, e contengono storie e aneddoti sull'infanzia, famiglia, miracoli e apparizioni di Gesù, che non appaiono nei Vangeli canonici. Questi furono considerati eretici, o falsi dalla Chiesa, e furono perseguitati e distrutti. Tuttavia, alcuni di essi sono stati conservati in antichi manoscritti, come quelli trovati a Neg Hammadi in Egitto, nel 1945. Questi Vangeli perduti possono offrire una visione più ampia e profonda della figura di Gesù e del suo messaggio, e in loro troviamo insegnamenti potenti, che ci parlano di legge di vibrazione, potere mentale e del regno interiore. Ad esempio, nel Vangelo perduto di San Tommaso, dove vengono raccolti i più famosi e i più antichi 114 detti attribuiti a Gesù, che ci invitano a riflettere e svegliare la nostra coscienza. Uno di questi detti è quanto segue. Gesù disse: "Se quelli che ti guidano e ti dicono: vedi, il regno è qui nel cielo, poi gli uccelli del cielo ti precederanno. Se ti dicono che è nel mare, allora i pesci ti precederanno. Ma il regno è dentro di voi ed è fuori di voi stessi. Quando vi conoscerete, sarete riconosciuti, e comprenderete di essere figli del Padre vivente. Ma se non vi conoscerete, allora vivrete in miseria, e sarete la miseria stessa." San Tommaso ce lo rivela. Il regno di Dio non è un luogo fisico o geografico, ma uno stato di coscienza. È l'armonia che possiamo raggiungere quando conosciamo noi stessi, e quando riconosciamo la nostra vera natura. Il divino Gesù ci insegna che siamo figli di Dio, e che abbiamo il potere di creare la nostra realtà, con i nostri pensieri e le nostre emozioni. Questo è ciò che oggi è noto come la legge di vibrazione, che si basa sul principio che tutto è energia, e che attiriamo nella vita quello che vibra alle nostre stesse frequenze. Gesù ci invita a vibrare nell'amore, nella gratitudine, nella pace e nell'abbondanza, e per manifestare il regno di Dio nella nostra vita. Questo è solo uno dei molti esempi di insegnamenti potenti che possiamo trovare nei Vangeli perduti, e che ci mostrano un aspetto più spirituale e mistico di Gesù, che forse non conoscevamo. Ricordate, la Bibbia è un libro vivente, che può essere interpretato in molti modi, e apre la porta ad un mondo di possibilità, e ci sfida a mettere in discussione le nostre convinzioni, e cercare la nostra verità. Ora, pensa un attimo. Di chi ti fidi ciecamente? Di te stesso? Della tua famiglia? Dei tuoi amici?
forse del tuo partner, o del tuo lavoro, della tua salute, qualunque cosa sia, ci sarà stata una, o più volte, in cui sei stato deluso. Ci saranno sempre problemi legati a circostanze impreviste, ostacoli, che metteranno alla prova la nostra fede, e la nostra fiducia. Per questo, voglio darti qualche consiglio. Dio stesso è in te, ed in ognuno dei tuoi fratelli. Stai attento, non lasciare che niente e nessuno ti allontani da Dio. Non lasciare che le influenze esterne possano distrarti, confonderti, ingannarti o manipolarti. Non lasciare che il mondo ti dica come devi essere, come devi pensare, sentire, o come devi vivere. Non lasciare che la paura, il dubbio, senso di colpa, risentimento o odio possano inquinare i tuoi pensieri, rubandoti gioia, pace o amore. Rivolgi la tua attenzione al tuo mondo interiore, alla tua anima. Il tuo spirito è lì. Dio è lì. È lì l'unica verità. Spegni i rumori esterni, non lasciarti influenzare dal caos che c'è fuori. Impara a conoscere te stesso, senza paura. Conoscere te stesso è il primo passo per conoscere Dio, e quando conosci Dio, scopri la consapevolezza di essere suo figlio, scoprirai di avere uno scopo più alto, del semplice sopravvivere, avrai una missione, e il potere di compierla. Ma come puoi conoscere te stesso? Come puoi conoscere Dio? Ti darò alcuni indizi, che possono aiutarti, ma sappi che tutto nasce da una tua scelta, e il viaggio non finisce mai. Questo ti spaventa? Se tu fossi certo di realizzare qualunque tuo obiettivo, ti spaventerebbe? Rispondi, dentro di te, a questa domanda. Non hai mai sentito, nel profondo, di essere nato per uno scopo? La Bibbia è un manuale di istruzioni, non limitarti a leggerla, medita profondamente sui suoi insegnamenti. Fa che sia cibo per la tua anima, acqua per lo spirito, luce nel tuo buio. È il primo passo. Il secondo è pregare. La preghiera è la via per comunicare con Dio, con la parte più profonda di te stesso. È aria pura per la tua vita, ossigeno per il tuo cuore. Il terzo è la fede, in qualcosa che ancora non vedi. La fede è il motore della tua esistenza, la tua forza di volontà, il motivo del tuo procedere. Stretta e tortuosa è la via, ma molti altri modi scoprirai da solo, lungo di essa. Possa tu cercare Dio con tutto il tuo cuore. Possa tu invitarlo nella tua vita e lasciarlo agire nella tua realtà. Permetti a Lui e a te stesso di trasformare il tuo destino. Lo segui con tutta l'anima, e allora inizia a vivere, oggi, la vita che ha progettato per te, non accontentarti di meno. Chiediti ora, cosa cambierei nella mia vita? Ti senti vuoto? Ti senti grato? O ti senti insoddisfatto? Libero? O ti senti in trappola? Qualunque sia la tua risposta, sappi che il tuo umore non dipenda dalle circostanze esterne. Prova ad esserne consapevole. Il tuo stato d'animo è il risultato dei tuoi pensieri, delle tue emozioni, e queste sono il risultato delle tue convinzioni, di credenze, spesso indotte dall'esterno. Sono loro che determinano la tua realtà. Ebbene, ci sono molte teorie e studi a riguardo, ed io ti darò una spiegazione semplice e pratica. Se tu volessi ascoltare il tuo programma radiofonico preferito, non basterebbe accendere la radio. Dovresti sintonizzarti su una precisa frequenza, per essere connesso a quella radio, giusto? Oppure, con il telefono, puoi contattare chiunque, anche all'altro capo del mondo, ma dubito, tu possa parlare con un caro amico, che vive nella tua stessa città, se non fai quel preciso numero, che possa connetterti a lui. L'energia funziona allo stesso modo, ed ogni cosa è fatta di energia. Il concetto qui espresso riguarda la legge dell'attrazione, che sostiene che tutto nell'universo è composto di energia, che vibra a diverse frequenze, compresi i pensieri e le emozioni umane. Secondo questa legge, le energie simili si attraggono reciprocamente. Pensieri e emozioni positive attirano situazioni positive nella vita di una persona, mentre pensieri e emozioni negative attraggono situazioni negative. La consapevolezza di questa legge consente alle persone di cambiare le proprie frequenze energetiche, attraverso il controllo dei propri pensieri e delle proprie emozioni, permettendo loro di creare la realtà che desiderano e di trasformare la propria esistenza. In sostanza, cambiare i propri pensieri e le proprie emozioni verso il positivo può portare a esperienze positive nella vita di una persona. Ora, presta attenzione.
a quello che succede nella tua realtà. Come vanno le cose, in genere, quando sei triste, arrabbiato, quando hai paura? Conosco già la risposta. Queste emozioni, questi stati d'animo hanno frequenze energetiche molto basse, negative. E quando sei euforico, entusiasta, hai la sensazione che tutto sia possibile? Ora, ascolta questa citazione, dalla Bibbia di Filippesi, capitolo 4, versetto 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. A come puoi cambiare i tuoi pensieri e le tue emozioni verso il positivo? Inizia ad essere consapevole dei tuoi pensieri e ti accorgerai di quanti di essi sono negativi e si ripetono giorno dopo giorno. Molti di essi sono frutto di insegnamenti sbagliati, a volte anche in buona fede, oppure derivano dal mondo che ci circonda, dalle notizie sempre negative dei telegiornali, dalle frustrazioni di persone negative. Sono veramente molteplici le sorgenti che hanno su di noi effetti negativi, generando paure, dubbi, in certi casi, odio. Ma è questo l'insegnamento del maestro di vita per eccellenza, Gesù? È di questo che tu vuoi riempire la tua vita? Sei ben più di questo. Sei portatore di gioia, di compassione, di amore. E queste emozioni hanno frequenze energetiche altissime. Presta attenzione, e quando sarai consapevole di questi processi negativi, verso te stesso e verso gli altri, cambiali in positivo. Se pensi di avere problemi economici, concentrati sull'abbondanza di cose meravigliose che la vita ti offre. La maggior parte di queste cose sono gratuite. Se hai paura delle malattie, concentrati sul fatto che la vita è un dono immenso, e l'unico modo che hai per ringraziare il Signore è viverla al meglio delle tue possibilità, qualunque esse siano. Se ti accorgi di essere ipercritico verso un collega, un conoscente o uno sconosciuto, considera che c'è un Dio in ognuno di noi, che ognuno ha momenti no, ed avere più tolleranza, più amore verso il prossimo, può solo migliorare il mondo. Anche il nostro. Insomma, concentrati sull'aspetto migliore possibile, dai la tua migliore risposta possibile, ad ogni circostanza ti si presenti. Cambia quelle immagini mentali che ti tolgono energia. Se lo fai consapevolmente, diventerà un'abitudine, stavolta positiva. E come pensi sarà questa nuova realtà? Come pensi sarebbe la tua vita, se riuscissi a cambiare rabbia con compassione, odio con amore, paura con entusiasmo, tristezza con gioia? Sarebbe fantastica. Vedresti opportunità, dove ora è solo buio, vedresti miracoli, dove ora è desolazione, saresti consapevole delle enormi potenzialità che sono in te, invece di essere bloccato dalla paura. Puoi farlo. Abbi fede negli insegnamenti di Gesù, e in te stesso, aiutati in ogni modo, con la preghiera, con la meditazione, con lo studio della Bibbia, ed altri testi, che puoi trovare ovunque, per la tua crescita e conoscenza. Cambia i tuoi pensieri e le tue emozioni negative in pensieri ed emozioni che ti aiutino a vibrare sempre più in alto. Cambia le tue immagini interne, che non ti fanno stare bene, in immagini potenzianti. Pensi sia difficile? Puoi pensare a quello che vuoi, sei tu che crei la tua realtà. In questo modo creerai un circolo virtuoso. La tua vita sarà piena di quelle cose che vibrano alle tue stesse frequenze. Sarai un esempio positivo per chi ami e per gli altri. Farai la volontà di Dio. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, iscriviti al canale, ed attiva la campanella. Lascia un tuo commento, e condividi il video e le tue opinioni con il mondo.